migliorato il gusto molto, secondo me, della gente, è raffinato, cioè prima si entrava dentro delle case veramente da brivido, no? Adesso il vintage può essere anche qualcosa degli anni 70-80 che magari fino a 10 anni fa non era niente di ricercato, oppure anche qualcosa degli anni 30, degli anni 40, però può essere anche non necessariamente qualcosa di realmente vecchio o usato, perché noi ad esempio qua abbiamo anche molte riproduzioni nuove in stile vintage, il che consente di avere una serie di pro che sono il prezzo innanzitutto, costa molto di meno, essendo prodotti nuovi hai anche una sorta di garanzia, l'adesione a tutte le norme più recenti. Un mobile antico si restaura e torna a nuova vita, un mobile nuovo che si rompe si prende e si butta, cioè questo è. Questi grandi distributori dove tu trovi la serie a 30 euro, 40 euro, dopo 3 giorni la butti via. Non dico nomi perché sennò poi dopo andiamo in contrasto. Ormai è tutto standardizzato, abbiamo molti clienti che comprano da noi per i bed and breakfast, vanno da Mondo Convenienza, mo l'ho detto, si comprano una bella cucina a 800 euro, l'aspetto è più che degno, no? Però qualitativamente è una porcheria, insomma. Sono cose che ci aiutano nel quotidiano, quando hai un armadio moderno, hai il carrello che ti tira fuori tutti i pantaloni, però messo vicino un antico commodo, ci deve essere un filo conduttore che se fai con quei colori deve accompagnare, se no diventa una accozzaglia di cose, anche perché nelle case si cade spesso nel disordine perché siamo pieni di cose, no? Non apparecchiare mai la tavola con lo stile moderno perché è di un freddo e di un brutto, con le posate di plastica. È quello là, il pezzo particolare, che è difficilissimo trovarne un altro, invece quello usato è quello che è più commerciale, che è seguito alla massa, quello delle Converse, dei Dr. Martens, dei bomber, delle Ture, delle felpe, e non sui vestitini particolari. Completo in velluto, sono tutti tenuti abbastanza bene, non senti quell'odore di usato. La differenza fra gli anni 80 e gli anni 70, il bello dei bottoni, dallo sportivo all'abito per cerimonia. Tutti gli abitanti di qua vengono da lei perché tutti siamo innamorati di lei. Cioè adesso non c'è proprio paragone tra il taglio attuale e la pelle che viene utilizzata attualmente rispetto alla pelle che viene utilizzata 20 anni fa. Proprio a livello di qualità, di durezza, di come si mantiene anche nell'armadio. I pezzi vintage di prima rimangono molto fermi. Cioè era così, negli anni 80 è rimasto così fino ad ora. Ci sarà un motivo perché l'ha pagato l'ira di Dio. Non ho mai fatto una passeggiata qui a Rione Monti. Abbiamo detto di questa realtà di negozietti originali con persone molto educate, molto raffinate, per cui diventa anche una bella esperienza anche umana. C'è la possibilità che io trovi quello che voglio veramente al di là delle mode, perché non ho mai seguito poi mode così. C'è il vintage che comunque è tornato per una moda, quindi ci sono molti capi d'abbigliamento come i shorts, come le maglie larghe, che sono tornate comunque per una tendenza. Le fasce d'età sui 14-15 anni tendono a portare questi capi di abbigliamento di cui in realtà loro non capiscono l'importanza, di quello che quei capi di abbigliamento sono significati negli anni 80, fine degli anni 70. Era anche un modo di vestire che andava un po' fuori dalle norme.
scoperto questo mondo viaggiando, i mercatini, Porta Portese, Via Sannio, Latina, vari mercati dove magari 10-15 anni fa si trovavano cose di questo genere, l'americano, cose militari e via dicendo. Poi viaggiando, ti ripeto, mi sono affascinato, ho scoperto molti altri negozi all'estero di questo genere e me ne sono affascinato. Questo è un punto vendita che funge sia da magazzino per gli altri due che come luogo di ricerca per stilisti, costumisti. Noi siamo aperti da 8 anni e in 8 anni il pubblico è completamente cambiato, si è allargato. 8 anni fa nel negozio vintage veniva chi amava il second hand, chi voleva trovare qualcosa a un prezzo più basso. Adesso invece il nostro tipo di pubblico è un pubblico di ogni estrazione sociale, politica. Se parlo di una cosa estetica, di Galle come stile è un po' vintage, perché comunque vedo che rimanda a una tendenza che andava prima. Per quanto riguarda invece proprio a tatto, ci stanno proprio dei tessuti che sono chiamati dei tessuti vintage. Ci sono quei pezzi vintage che fanno parte di collezioni d'alta moda che o trovi presso dei negozi che trattano un vintage serio, compri una giacca di Valentino, una giacca d'Armani degli anni 80. Perché possa considerarsi vintage deve avere 20 anni di, chiamiamola, stagionatura, quindi un abito che risale a 20 anni fa si può considerare vintage. In questo momento ad interessante c'è quest'abito che mi è stato portato da un'indossatrice che sfilava negli anni 80 per Valentino. Infatti questo è un abito che viene da una sfilata dove trovi ancora, ecco, il piombo, c'è il prezzo, all'epoca veniva 6.600.000 lire. Queste sono borse di Gucci, di coccodrillo, entrambe, 1 e 2. Non è più la studentessa universitaria che va nei mercatini alla ricerca del pezzo cheap, poco costoso. Qui vengono proprio a caccia di un pezzo interessante. Ho avuto modo di essere contattata da indossatrici che mi hanno proposto il loro guardaroba. Per loro diventa anche un po' un divertimento, proporci questi capi, venirli a portare. È una questione di età, io ho 43 anni, per cui comunque non riesco a rapportarmi, non riesco a apprezzare determinate cose che forse ho già vissuto. Adesso vedere spalline mi mette l'ansia. Adesso trovare delle chicche in questa città è molto difficile, mentre in altre città tipo Berlino, anche altre, ci sono dei quartieri dove vengono aiutati i giovani artigiani. Poi è una città così, con grandi difficoltà, lo si può notare dalla velocità e dalla paura di arrivare in tempo agli appuntamenti. Tutti prendono il motorino, ma non perché non ci sono i mezzi, ma perché siamo pigri, siamo abituati e viziati anche, forse anche dalle famiglie. Ci troviamo a non fare tanti sacrifici per andare avanti. L'unica persona che riescono a fare qualcosa sono quelli che vanno in Inghilterra, che almeno imparano la lingua. I vari vernissaggi vengono fatti in orari e in posti dove non sei mai invitato, dove si vedono solo tra di loro e non danno la possibilità a chi veramente è capace e può fare delle cose di poter andare avanti. Secondo me uno deve avere la capacità di vestirsi senza pensare troppo, ascoltando di più il trasporto che hai verso una forma, verso un colore. Quindi il vintage sicuramente ti offre moltissimo in questo senso. C'è questo aspetto che vai, frughi tra le cose, apri una balla, guardi. Nel mio armadio per esempio ci sono sempre delle cose vintage. Quando abbiamo aperto c'era la mania del 70. Pantalone a zampa, residui di grunge. Adesso invece molto anni 80 e anni 90 pure. E anche il discorso del recupero di un meccanismo storico alla fine, cioè chi l'ha messo, chi non l'ha messo. Sempre grazie ai giovani anche tutto questo è possibile. Loro mi contagiano l'entusiasmo e molte volte anche le idee, perché poi li sento parlare, vedo che cosa gli piace. Sì, io ci metto del mio, però insomma l'anima di questo negozio sono i giovani e i giovani artisti.
che magari noi cerchiamo di far rivivere quando c'è stato un momento in cui il talento c'era e dopo magari si poteva perfezionare. Oggi ci sono tante scuole che permettono alle persone di capire, però quello che c'è nell'anima non si potrà mai sapere perché non c'è, perché le scuole sono molto buone ma l'anima è molto carente. Un giovane oggi, meno male, che ha questi ormoni, diciamo, legati alla sensualità, che gli permette di avere delle emotività sia psicologiche che fisiche che mentali, che anche riguardo all'anima. Alcune cose magari hanno colori, no? Adesso siamo nel mood che al di là del grigio, nero, marrone, c'è beige, tortora, così, no? Invece il vintage è sempre più colorato, più forte, quindi anche una specie di, una sorta di coraggio, posso dire, sì, perché pure il discorso di omologazione, tutto uguale, tutto in serie, potrebbe sembrare scontato parlare di unicità del capo, però il discorso della sartorialità è bello. Adesso è commercialissimo, cioè ben per buon per me, perché comunque sicuramente si lavora di più, però proprio il principio di base non era questo, perlomeno per noi, era quello di poter far giocare la gente con i vestiti. Cerchiamo di vestire non più la donna giovane, fatta bene, ma la donna che ha bisogno di trovare un vestito carino e molto femminile, corrisponde come un fiore. Cioè, per credere in qualcosa oggi un giovane deve avere proprio tanto entusiasmo. Non è un bel... cioè, sono giovani un po' senza speranza, mi dispiace tanto questo. E quindi noi nel nostro piccolo, ma proprio piccolo, cerchiamo di dare una speranza. Ti vedevi in chiesa stamattina? Io sono andata in chiesa? Io sì. Te? E io non sono andata in chiesa? No, succedi. Ma io sto in chiesa? No. Allora, che mi sta a dire? Sono andata in chiesa te? Ma quale? Oh.